Io penso che questo sì, io penso che, visto come è fatto il nostro mondo, emigrare è un diritto, insieme a una necessità. Nessuno lo fa ancora che io conosca per volontà propria. Ci sono gli emigranti economici, politici, di violenza, delle guerre, e ce n'è anche quello che lo fa perché ha tanti soldi, tempo da perdere, e quello possiamo lasciarlo da parte perché ne ha le sue risorse. E il momento che l'immigrazione è un diritto, e il paese che riceve gli immigrati dovrebbe classificarli per gruppi, per sesso, per cittadinanza, per gruppi di età e per il tipo di bisogno. Queste persone vengono a cercare la soluzione al problema che avevano là, che o è politico, o è di guerra, o è di emergenza economica. Questo individuo non dovrebbe essere un problema, è una risorsa, normalmente lo è, e bisognerebbe prenderlo uno per uno, nel senso che una persona che ha 50 anni serve all'Italia per un certo tipo di cose, che è molto diversa a quella che può essere utile uno di 25. Quindi in Italia ce n'è sufficiente lavoro per tutti questi e ce n'è sufficiente capacità organizzativa. Secondo me ci sono due categorie di problemi. Una è quello linguistico. Arriva questa persona che ha bisogno di un certo servizio, non riesce a spiegarlo, perché in ambito ospedaliero c'è bisogno di una minima terminologia, e a quello a volte si aggiunge il fatto che quello là, quello che lavora lì, è poco disponibile, è poco paziente con rispetto a questo, perché ha un salario che fa schifo, magari perché ha lavorato troppo, perché ha fatto più turni di quel che doveva. Io non conosco veramente la risposta, però so che questo succede anche spesso, perché io lavoro con degli stranieri, ci sono degli stranieri che lavorano per me, e sento quando loro si lamentano di che questa l'ha trattato alle poste, vado a ritirare un pacco o vado a ritirare la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno, e parole loro, ti trattano da schifo, nel senso che loro vorrebbero che non ti dicessero, se tu ti chiami Rolando, senti Rolando, non torna domani perché adesso vorrebbero che gli dicessero scusi, il suo documento non è ancora pronto, mi dispiace, ma e l'estraniero in Italia per un qualche motivo sempre viene trattato per nome e in modo troppo personale, e molte volte la persona che è lì nel suo paese aveva un certo status e questo status lo sente violato e non va bene così, tale quale come l'italiano. E molti di questi hanno la personalità e la capacità educativa per esigere questo diritto, però gli manca il linguaggio tante volte. Cioè, ho conosciuto dei deputati e senatori che lavorano come, come si chiama, come bidelli nella scuola, no? Quando nel loro paese andavano in Parlamento e decidevano la vita degli altri. E quindi perché il bidello della scuola viene trattato come uno. Completa, nel senso che la maggior parte delle volte si riesce a soddisfare il bisogno materiale, non quello emotivo. Le persone non siamo solo materialità, cioè io quando vado al medico perché ho un taglio, voglio che mi disinfetti, mi cuscia, però voglio anche sentire, cioè il medico deve essere anche in grado di non farti sentire paura, a meno che siamo in guerra, per carità di Dio, c'è la fila lì che aspetta, no? E vado dall'assistente sociale e l'assistente sociale sa che quello che stai chiedendo è impossibile, te lo deve far capire. Però te lo deve far capire in modo dolce, che magari una parte di quello che ti stai aspettando potrai
ottenerlo. Mai tutto, però non c'è bisogno che te lo dicano in modo brutale, perché? Perché quell'individuo lì ha due bisogni, quello che è andato a chiedere e quell'altro di sentirsi un po' a casa sua. Dipende da dove vieni, quanti anni hai, che vita hai vissuto. È ovvio che l'operatore non può sapere tutto questo, però dovrebbero essere preparati ad avere maggiore sensibilità, perché l'essenziale è capire che quelle persone non sono a casa loro e quella casa gli manca tantissimo e per quello soffrono. Penso che tutte le persone queste che lavorano, che fanno il cuscinetto fra l'Italia e tutta la fascia migratoria, me lo immaginavo in questo modo, dovrebbero esserci come dei telegiornali, no? Che fanno il riassunto. Per esempio, cosa sta passando adesso in Sudan? Ma non c'è bisogno di conoscere il dettaglio, almeno sapere che quello lì è scappato per un motivo, almeno quanto tempo è passato o che cosa sta succedendo oggi nel suo paese. Questo attiva la sensibilità della persona che deve offrire quel servizio per trattarlo con maggiore o peggiore delicatezza. E la vorrei solidale, fraterna, umana, completamente umana. L'Italia ha quella capacità, solo che è organizzata male. Secondo me è quello il problema. Ce n'è tanto in Italia. Fra il professionista e quello che viene assistito, ci sono di mezzo i diritti che vengano, io ne sono convinto dal giorno dopo in cui sono nato che siamo tutti uguali, il sole nasce per tutti, mica per... Adesso per esempio dalle nostre parti è entrato questo concetto che noi formiamo parte del miliardo d'oro, che siamo una categoria di gente speciale, noi occidentali. Queste robe bisogna spostarle tutte e buttarle al rusco. Siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti, di conseguenza devono essere rispettati i diritti delle persone indipendentemente della sua età, della sua cittadinanza, della sua condizione sociale in quel momento, dello stipendio che ha, della lingua che parla. I diritti.